Ehi, avanzi DVR, bentornati sul canale, sono Ben. Rieccoci al consueto appuntamento con le notizie settimanali sulla VR e sul gaming. Mi raccomando, adblock disabilitato e fate ripartire il video. Grazie ai supporter di questa settimana, Christian e Francesco. Ma sei sicuro di non aver messo uno 0 in più per sbaglio? Beh, grazie Francesco per il generosissimo supporto. Io davvero ragazzi, non merito tanto, non fate queste pazzie. Bisogna lavorare tanto per poter mettere da parte un po' di soldi, quindi grazie, davvero, non so cos'altro dire. Grazie anche a tutti gli iscritti, vecchi e nuovi, a chi guarda, mette like, commenta, condivide, a chi è solo di passaggio e magari vorrà iscriversi per continuare a seguire. Non perdiamo altro tempo, partiamo subito con le notizie. Pico non molla e registra un nuovo marchio, Pico 4S. La scoperta grazie a un data miner appassionato di VR che ha scoperto l'immagine nel software Pico Connect 10.0. All'interno di una cartella denominata Pico 4S ha trovato questo rendering di un nuovo controller che non era presente nelle versioni precedenti. Quindi non si tratta degli attuali controller di Pico 4. Già a settembre erano trapelate immagini di un nuovo controller senza anello e adesso che ci sono queste nuove immagini a supporto pare sempre più probabile che Pico stia lavorando a un nuovo visore. Ovviamente non sappiamo ancora nulla sulle caratteristiche e sul periodo di rilascio, quindi attendiamo e continuate a seguire. Le esclusive PSVR 2 continuano a trainare il mercato VR di Sony e... Ah no, scusate. Le esclusive PSVR 2 di Sony non compaiono neanche tra i primi 10 giochi venduti, né per il mercato USA né per quello europeo. E addirittura Switchback negli Stati Uniti ha venduto più di Horizon, Synapse e basta. E sì, lo so, le mod di Gran Turismo 7, Resident Evil 4 e Village non figurano perché non sono giochi nativi VR. E lo so perché avete sempre una scusa pronta per cercare di rimanere in equilibrio su quel filo sottilissimo che sta per spezzarsi sotto i vostri piedi, che si chiama PSVR 2. E mi pare già di sentire le vostre voci urlare mentre precipitate nel baratro. Però è stato un anno fantastico per la VR, grazie a PlayStation! Comunque meno male che ci sono giochi come Legendary Tales e Forever Hardball che arrivando da altre piattaforme fanno fare qualche vendita e soprattutto danno qualcosa di nuovo da giocare a quei poveracci che si sono fidati di PlayStation e hanno bruciato 600 euro su un visore vecchio ancora prima di arrivare e che è già stato abbandonato. Sì, lo so, ce l'ho con PSVR 2. Mica che quello che dico è oggettivo, no. Me le invento queste cose dal nulla perché ce l'ho con PSVR 2, sì. Avrei dovuto portarvi un gameplay e la recensione su Cube VR, ma gli sviluppatori saranno morti, quindi non ho avuto più notizie sulla chiave che volevano mandarmi. Cube VR è quello che potremmo definire come il Minecraft in VR, sbarcato su PSVR 2 e è disponibile su Steam dal 2018. Proprio come il suddetto titolo, è un sandbox che consente di creare mondi enormi in stile cubiforme, ma con texture in 8K e supporto alle mod. La caratteristica principale è proprio la grafica voxel, esattamente come in Minecraft. E, nello stesso modo, si possono costruire mondi distruttibili, c'è un ciclo giorno-notte e meteorologico, sistema di crafting e di costruzione in 3 dimensioni, con l'aggiunta di meccaniche VR che rendono il tutto più immersivo. La versione Steam VR ha già ricevuto 52 aggiornamenti e la versione PSVR 2, oltre a essere stata arricchita con texture in 8K, supporta il tracciamento degli occhi e le mod che sono sfogliabili, scaricabili e installabili direttamente dal gioco. Tra le priorità dei futuri progetti di Stonebrick, sviluppatori di Cube VR, c'è il passaggio a Unreal Engine 5, l'aggiunta di mostri, meccaniche di combattimento con la spada e l'arrampicata, aggiunta del multiplayer e molto altro ancora. Rimanete nei paraggi perché quando si decideranno a mandarmi la chiave vi porterò un gameplay. Little Cities approda su PSVR 2 con l'aggiornamento Bigger. Che significa più grande.
Si tratta di una versione migliorata del miglior builder sim in VR, contiene tutti gli aggiornamenti che sono già stati rilasciati su Quest e offre un miglioramento nel frame rate, risoluzione 4K, supporto al tracciamento degli occhi e ai feedback aptici. Ho giocato Little Cities per tantissimo tempo, ho sbloccato e riempito al 100% tutte le isole e ne ho create di nuove grazie alla modalità sandbox, quindi conosco molto bene il gioco e vi dico che se volete un'esperienza rilassante, facendo felici gli abitanti delle vostre città, Little Cities è la migliore app in VR che possiate provare. Se volete acquistarlo su Quest, trovate il link per il 25% di sconto entrando nel gruppo Telegram. Trovate il link in descrizione oppure nel primo commento. Anche se è un po' presto parlarne, sappiate che c'è una data di uscita per Slender The Arrival su SteamVR e PSVR 2. Si tratta di un gioco flat uscito nel 2013, in cui la protagonista deve trovare la sua amica scomparsa in circostanze misteriose. Al momento non si sa molto e perfino il trailer che è stato rilasciato per annunciare la versione VR in realtà è quello della versione flat, quindi non si sa nemmeno se si tratterà di una versione VR nativa oppure un supporto VR aggiunto al gioco flat. Quindi attendiamo maggiori informazioni prima di esaltarci e ricordate che Slender The Arrival VR dovrebbe arrivare il 13 settembre 2024 su SteamVR. Ammettetelo, quante volte vi sarà capitato di trovarvi nel bel mezzo di una partita di Dimeo e dopo 40 minuti di gioco dover abbandonare improvvisamente, lasciando i vostri compagni nei guai e perdendo i progressi. Sappiate che tutto questo adesso è un brutto ricordo, perché grazie a un nuovo aggiornamento rilasciato da Resolution Games potete salvare i vostri progressi multiplayer tutte le volte che volete, a differenza del precedente sistema di salvataggio che consentiva sì di salvare la partita, ma solo tra i vari piani. Dimeo è un gioco di ruolo da tavolo in VR, giocabile fino a 4 giocatori in cooperativa, e se volete acquistarlo col 25% di sconto, trovate il link entrando nel gruppo Telegram con tutti i miei giochi meta scontati, link in descrizione e nel primo commento. Preparatevi a vivere storie incredibili ai confini della realtà, perché il 19 marzo esce The Twilight Zone su PSVR 2. Il gioco è già disponibile su Visori Quest e vi farà vivere 3 storie surreali che vi terranno continuamente col fiato sospeso. Il gioco è stato migliorato per PSVR 2, con un aumento della qualità grafica e supporto ai feedback aptici. Se volete conoscere di più su questo gioco, trovate i gameplay e la mia recensione ovviamente sul canale. Con il nuovo aggiornamento Virtual Desktop consente di emulare i tracker Vive semplicemente utilizzando Quest 3. Quando si parla di tracker per il full body c'è sempre un problema. La gente si immagina subito di poter tirare calci alla Jean-Claude Van Damme in qualsiasi gioco, ma non è così. Il gioco deve avere il supporto ai tracker e finora nel 99% dei casi questi vengono utilizzati dagli utenti di VR Chat. Pensate, $130 a tracker e ne servono almeno 4 per fare gli idioti su VR Chat. Comunque, adesso, grazie alla capacità di Quest 3 di generare delle gambe virtuali tramite la stima del corpo a opera di una intelligenza artificiale, è possibile avere il tracciamento del corpo completo su Virtual Desktop. Questa novità è sfruttabile non solo con Quest 3, ma anche con Quest 2 e Quest Pro. I più vecchi di voi ricorderanno con un certo piacere Tropico, quando nei panni di El Presidente giocavamo a trasformare un'isola nella quale vigeva una dittatura di un certo stampo rivoluzionario in un paradiso tropicale in grado di attirare turismo e nuovi abitanti. Gameplay esilarante, soprattutto per chi ama il genere costruzioni strategico, nella versione VR che arriverà il 28 marzo su Visori Quest. L'obiettivo sarà quello di trasformare la vostra Repubblica delle Banane in un posto meraviglioso, garantendo la soddisfazione delle esigenze dei cittadini, ottimi servizi come agricoltura, sanità, occupazione, tempo libero,
armamenti, relazioni estere e molto altro ancora. Insomma, sarebbe il simulatore perfetto per fare capire ai nostri politici come gestire il nostro paese ormai alla deriva. Al lancio, Tropico VR offrirà una campagna con 20 missioni e sono già previsti almeno 4 contenuti post-lancio, quali espansioni, DLC, decorazioni, estetici e una modalità sandbox. Tropico VR sarà disponibile dal 28 marzo su VisoryQuest al prezzo di circa 30 euro, ma per voi c'è il link col 25% di sconto dal gruppo Telegram che trovate nel primo commento e in descrizione. Bene, queste erano le migliori notizie della settimana su VR e gaming. Supportate il canale tramite il tasto super grazie e utilizzando i link che trovate in descrizione e nel primo commento. Per l'acquisto di Quest 3 e altri visori VR su Amazon, il mio link referral per ricevere 30 euro di credito sullo store prima dell'attivazione di un visore Meta, il mio link referral per ricevere 30 euro di credito da utilizzare prima dell'attivazione di un nuovo visore Meta, gruppo Telegram con tutti i miei giochi Meta scontati al 25% e link per l'acquisto di tanti accessori delle migliori marche come Kiwi Design, Cyber VR, VR Cover, Aubica e lenti graduate VR Rock. Insieme ai link trovate anche i codici sconto da utilizzare al momento dell'acquisto. Grazie per la visione completa, like, iscrivetevi e attivate la campanella con tutte le notifiche per continuare a seguire. Va bene, è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto Marmaglia.